Borsa Fossil e borsa Pablo Baldini. Ciao amica, in questo video andremo a parlare del test di utilizzo che ho fatto con queste due borse. Ovviamente ti ricordo che i video non sono sponsorizzati, che le borse le acquisto, lo faccio per dare il mio contributo al mercato delle borse originali e proprio in questo periodo è fondamentale cercare di supportare gli artigiani italiani soprattutto che si trovano fra coronavirus e varie situazioni di quarantena in un momento molto particolare. Ma in questo video parliamo un po' di cose un po' più leggere, cerchiamo di non rattristarci, non farci venire il panico e ci vediamo dopo la sigla. Eccoci tornate. Ovviamente se non sei iscritto al canale mi raccomando iscriviti e soprattutto portiamo avanti questo concetto fondamentale di comprare borse originali. Nell'ultimo periodo è aumentata un pochino l'interazione con ognuna di voi, ci sono più persone che commentano, sui social si è mossa un po' più, come dire, la questione generale delle borse originali, dell'artigianato, del Made in Italy e tutto compagnia cantante. Questa è una cosa fondamentale, soprattutto se pensiamo che nei periodi di grande contrazione economica come quella che può essere adesso, proprio perché c'è tutta questa forma di embargo verso la Cina e quindi di chiusura di tutti quelli che sono i ponti commerciali, l'Italia risente tantissimo, risente in e in out, detta insomma in maniera spicciola, quindi sia come fornitore la Cina è fondamentale, importante un po' per tutto il mondo ma anche per l'Italia, sia come cliente, quindi poche vendite, poco indotto, poco movimento di soldi proprio in Italia ed è una questione che si valuta poco. Paradossalmente, se vogliamo trarre un beneficio da questa situazione catastrofica sia dal punto di vista sanitario che dal punto di vista proprio economico e sociale, è il fatto che dobbiamo cominciare a ridimensionare tutto quello che c'è intorno e avere concezione di capire che cosa andiamo ad acquistare, da dove provengono le cose. Se ci pensi, paradossalmente questa cosa della chiusura della Cina ti ha fatto accorgere in gran parte che buona parte delle cose che tu acquistavi non sapevi nemmeno che provenissero magari dalla Cina o che avessero componentistiche che provenivano dalla Cina. Cioè, uno dei motivi per cui ci sarà nei prossimi mesi purtroppo anche un rallentamento nel settore produttivo è proprio perché i maggiori fornitori di lampo, di accessori, anche di materiale tessile, non solo per la pelletteria, provengono tutti quanti dalla Cina. Questo monopolio era poco chiaro o comunque poco raccontato, no? Perché fondamentalmente quando ci sono grandi interessi economici in mezzo si tende un pochino a chiudere un occhio su tante cose, motivo per cui da tanto tempo cerco di fare questa battaglia di informazione, perché la pelletteria, che ha un indotto enorme, ovviamente subisce tantissimo il peso di tutto quello che è laterale, quindi se gli accessori non provengono dalla Cina l'artigiano non può produrre le borse perché magari lavora per il brand X che produce, si compra gli accessori dalla Cina. In questo momento l'artigiano è fermo. Ovviamente di questo nessuno parla perché ci sono altri interessi prioritari in questo momento, ma a me anche così in maniera leggera mi va di raccontartelo, perché più persone sanno questa cosa e fondamentalmente più sarà importante ed incisivo quello che magari riesco a fare anche nel mio piccolo. Però adesso torniamo a parlare proprio di due borse di cui una proviene proprio dalla Cina e quindi insomma è argomento calzante e l'altra è Made in Italy. Dicevo Fossil e Pablo Baldini, che miracolosamente fra poco compariranno su questo banchetto. Con la mia solita faccina da mago Merlino, insomma pezzotto, uso pezzotto per dire sempre compra sempre borse originali, ed è la battaglia primaria per cui nasce questo canale YouTube e per cui tante di voi fondamentalmente mi danno la soddisfazione di dire è vero, compro le borse degli artigiani o vado a comprare la borsa nella fabbrica vicino casa, e questa cosa mi riempie il cuore, perché dicevo, proprio per il discorso che facevo prima, è fondamentale adesso supportare gli artigiani, supportare i brand italiani e cercare di far crescere magari, ecco, un brand che prima vendeva
vendeva 10 borse magari ne compra 100, eccetera 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 eccetera, eccetera. Il discorso è sempre esponenziale. Tornando a queste due borse che ho testato, una un po' più dell'altra, ma semplicemente era una questione di colori, che è quella di Pablo Baldini e questa. Alcune di voi mi hanno scritto in maniera molto carina, perché sono come dire un po' ignorante, che la chiave è il simbolo di Fossil, e quindi grazie a chi me l'ha suggerito, e che forse nella scelta della borsa di Fossil ho scelto un modello un po' troppo classico, kitsch, tutto il resto, il che me la prendo come consiglio, però fatto sta che comunque questo è un modello che è presente là sopra, è presente nella collezione, e quindi pure dal punto di vista estetico dovrebbe essere più o meno gradevole. Ti dico, quello che particolarmente non mi è piaciuto di questa borsa è proprio il colore, nel senso che dal sito io ho avuto la sensazione che fosse un tono un pochino più caldo, invece questo ha un sottotono che è leggermente più freddo, e poi ha queste varianti cromatiche che non so se riesci a vedere, cioè questo è un po' più nel giallino, questo va più proprio nel grigio scuro, è dovuto anche alla qualità della grana della pelle. Vedi, questa è una grana un po' più liscia e questa è una grana un po' più dollaro, come la vedi, perché è molto più rugosa e tutto il resto, e quindi questo abbinamento a me non è che mi faccia particolarmente impazzire. Ti dico che probabilmente non è stata una scelta stilistica, ma è stata una scelta di ottimizzazione, penso anche di costi, perché magari tu così puoi utilizzare più rimanenze di pellame a seconda di quello che ti serve per la struttura della borsa. Però purtroppo non ho punti di riferimento in merito, perché dovrei avere tipo 10 borse, 10 modelli diversi per vedere se questo concetto è utilizzato su più borse o se soltanto questa borsa è stata studiata così. Altra cosa che non mi fa impazzire, ma perché io non amo tantissimo le tracolline di tessuto, è proprio questa qui di tessuto. Nel complesso è una borsa cioè nel senso che è un modello un po' a vecchietta, anche se io sono, diciamo, oltre che adulta fuori, sono anche vecchietta dentro, e ho sempre amato, diciamo, questo dualismo, non lo so, sono sempre stata piccolina e sognavo di essere, cioè, grande, e adesso che sono grande, immagini i miei 50-60 anni, sarà un modo per, come dire, combattere appunto la paura della morte, di tante cose, dell'invecchiamento, delle rughe, quindi insomma tutte queste paranoie a volte uno se le combatte a modo proprio, non so, tu come fai a combattere, cioè, tutte queste ansie? Io faccio tutta la wow, yeah, però in sostanza io ho FIFA, che ne so, ecco, della morte, delle malattie, di tutta una serie di cose che ovviamente su cui non abbiamo controllo, ecco, in questo senso. E quindi dimmi tu come combatti, come esorcizzi tutto quello che ti fa paura, perché aiuta a, come dire, a concentrarsi un po' su altre cose. In questo senso io sono un po' vecchia anche nell'abbigliamento, cioè anche da più giovane ho sempre apprezzato di più un abbigliamento un po' più classico, anche se adesso sembro un po' più sprint, però tendenzialmente amo lo stile un po' più classico. Questo però come stile cioè nel senso che è una borsetta da signora, ottima, sembra quasi un incrocio fra un marsupio da uomo, un borsello da uomo reinventato in maniera femminile, il che può essere utilissimo, per dire, da utilizzare, come ti faccio vedere fra poco guardando il video che ho fatto dell'utilizzo. Sto utilizzando questa borsa, un documento di Fossil, e vabbè, c'è la salviettina che mi sono comprata, sono queste salviettine non male, struccanti, però ogni tanto le porto con me perché non si trovano salviettine per le vitamine. Poi c'è il mio portatrucco, non più quello di MAC, ma questo qua di nuovo, portapoi, e penna con caricabatterie. Davanti qui lo utilizzo prevalentemente per il cellulare, o qui dietro, dove ci metto monete e tutto il resto. Trovo poco pratico la tasca qua davanti e boh, non lo so, vediamo un pochino.
l'ho utilizzato, ovviamente c'entra il portafoglio, le cose insomma basic, e questa cosa è utile come in tante altre borse, perché vedrai anche qui non è che c'entra tantissimo, però per il colore neutro riesco ad abbinarlo a più modelli di borse che ho, che poi posso utilizzare per portare il computer o comunque i documenti se mi sposto per lavoro e tutto il resto. Però ti dico che non è che mi fa impazzire, è una cosa che sto cercando di testare un po' di più, ma questo ci vorrà più tempo, anche tenendola insomma in disparte. È la questione degli accessori. Gli accessori risultano essere opachi, però voglio vedere l'ossidazione con il tempo che tipo di risultato darà. In buona sostanza è una borsa senza infamia e senza lode, dico la verità, non la ricomprerei, ma non ricomprerei proprio il brand, perché preferisco, insomma, dovessi scegliere, dovessi avere davanti X o Y, preferisco spendere soldi per altre cose. Detto questo, ti dico che non la ripromuovo, proprio perché non la ricomprerei, ecco, cioè, devo essere sincero, dovessi proprio fare un riordino di qualche borsa che ho nella mia collezione, questa sicuramente non sarebbe fra quelle. Passiamo invece alla borsa di Pablo Baldini, che ho utilizzato un po' di più. Primo difetto che ti posso dire è che si sta scurendo tantissimo, perché purtroppo, vabbè, questo non è neanche dovuto proprio al brand, però ovviamente io appoggiandola a terra, facendone un uso modello camionista, questa cosa si risente tantissimo proprio sulla qualità della borsa, che si è scurita. Un'altra cosa che mi sento di dirti è che non mi fa impazzire appunto tutta la parte dei dettagli, perché ho potuto approfondire ancora di più, vedi, insomma, le cose che ti avevo fatto notare, ovviamente poi utilizzandola certe cose vengono ancora più fuori. Non mi fa impazzire, ecco, forse se avessi avuto la borsa nera, quella che avevo inizialmente ordinato, magari certe cose non si sarebbero viste. E poi qualcuno ha detto sui colori della Roma, insomma, quindi la prossima volta la ordino celeste la borsa, perché insomma sono napolitana, non ci sta niente da fare, sono napolitana. Che sembra, insomma, facciamo la piccola lezione che ovviamente significa sono napoletano. E la cosa che mi stupisce a volte quando rivendico l'orgoglio di essere napoletana è che molti dicono: oh, brava, fai bene a parlare della pelletteria napoletana, la pelletteria dei brand del lusso, la pelletteria dei brand made in Napoli, eccetera eccetera, però nessuno, cioè, poi si mette sui social e fa: io sono napoletano e faccio le borse, io sono napoletano e faccio le scarpe, io sono napoletano e faccio le cinture. Cioè, questa forma di orgoglio represso che non si capisce perché, potendo utilizzare i social. A me fa piacere che molti mi riconoscano questo ruolo di esposizione, te lo dico perché magari qualche volta che si muovono delle critiche pubbliche mi scrivono in tanti, dice: oh, dici la tua, o ne fai un articolo, o ne fai un video, o ne fai così. Non è che, cioè, io nei limiti delle mie possibilità lo faccio pure, ma sicuramente, come ben noto per un detto antico, una noce in un sacco non fa rumore, ragazzi. Quindi, cioè, in tutto l'amore del mondo io mi espongo, ma cercate di esporvi anche voi. E in questo senso, ovviamente, se mi puoi dare una mano, condividi questo video, metti un mi piace, parlane con gli amici, fai post, taggami che ti condivido, insomma, qualsiasi cosa, purché si parli bene di Napoli e della pelletteria napoletana. I problemi lasciamoli un po' da parte. Ti dicevo, questa borsa qui mi è piaciuta molto più di questa sicuramente, è comoda, quello che posso dirti è molto leggera questa borsa, mi ha fatto tanto piacere, perché normalmente le borse più strutturate non mi fanno impazzire, o comunque sono così irrobustite che pesano. Invece questa, e adesso vedrai col video dell'utilizzo, la sono riuscita a utilizzare un bel po'. La borsa che sto usando, allora, non è praticissima, nel senso che si allarga tutto al momento in cui ci metti le cose, e diciamo, per le mie cose ci ho aggiunto il portaocchiali da sole, non è proprio praticissima, perché ovviamente uso delle cose estremamente ingombranti, e poi sto portando, avevo un'unghia spezzata, ho le cose per le unghie, con la mia pochettina che avevo fatto
una recensione tempo fa, scusa i rumori sottofondo, però tutto sommato non male. Vediamo, testiamo. Quindi come al solito le mie cose giganti, portafoglio, chiavi e tutto il resto, quello che non mi fa impazzire è stato il fatto che comunque tu per chiudere la lampo, ad esempio per tutte le cose che ci metto, io non la riesco a chiudere la lampo, forse avrei messo qualcosa di magnetico qua sopra, ma dico per dire, ad esempio ho notato, e questa è una cosa che mi piace, che Coffarte ha aggiunto la tracolla alle nuove borse, perché avevo detto che quella borsa era abbastanza scomoda da portare poi in giro senza la tracolla, e quindi è vero che non mi hanno taggato, però fa niente, però è bello che poi fondamentalmente se uno dà dei piccoli feedback vengono accolti, e in questo ti invito a farlo quando incontri dei brand e pensi che ci siano delle cose da migliorare. Segnalate sempre ai brand, soprattutto quelli là un po' più di nicchia, quali possono essere i miglioramenti da fare, perché questa cosa aiuta a migliorare tutto un sistema di cose ed è importante. Poi vi venga riconosciuto o meno l'impegno che ci avete messo nello scrivere, nel testarlo e tutto il resto, poco conta. Ricordiamoci di fare le cose per condivisione e non perché ci torna qualcosa indietro. Detto questo, tutto sommato, per quello che costa questa borsa, comunque è un modello fashion e tutto il resto, è un modello che ripromuovo, la comprerei soltanto probabilmente di un altro colore, un colore molto più utilizzabile, che comunque questi due colori non è che so fare, è vero che io vesto sempre in maniera abbastanza neutra, però la comprerei di un altro colore. Spero che questo video ti sia stato utile, ovviamente ci vedremo con altri video, ti annuncio un pochino, poi ci sarà un video che parlerà direttamente del progetto, ma a marzo non vedrai recensioni nuove, ma all'inizio di un progetto che nel mese dedicato alla donna si svilupperà un progetto, un piccolo test che voglio fare con molte di voi, e vediamo un pochino come va. Quindi noi ci vediamo al prossimo video, like, condivisioni, mi piace, iscriviti al canale, seguimi su Facebook, insomma tutte le cose che già sai. Ci vediamo al prossimo video, ciao da Ornella.